Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, questo è un video che prende spunto da una mail che ho appena letto di una delle nostre sorelle, ma che riguarda tutti, perché riguarda proprio il gap della tempistica delle manifestazioni, va bene? Cosa che ho spiegato largamente, però diciamo repetita iuvant, no? Ripeterlo aiuta anche un apostrofo di cosa dice la scienza proprio, va bene? Ok, perché noi oltre ad essere, io personalmente amante della filosofia ermetica, ad essere della magia rinascimentale, ho anche una mente molto scientifica, ragion per cui quello che ho appreso l'ho appurato grazie anche alla meccanica quantistica e alla fisica quantistica. Ok, quindi allora i tempi della manifestazione. Dovete sapere che la realtà 3D ha sempre un certo ritardo. Quindi anche le vostre manifestazioni su cui state lavorando lo hanno. E questo è bellissimo. Sapete perché? Immaginate se tutti adesso diventaste proprio, manifestaste tutti quello che volete adesso. Sarebbe meraviglioso. Sarebbe meraviglioso fin quando immaginate, attenzione, cose meravigliose. Voglio un cavallo. Ok, pum, un cavallo. Magari se siete in cucina arriva il cavallo, anche lì è un po', diciamo, è un po' difficoltoso, no? Vabbè, adesso voglio una villa con, non lo so, piscina. In questo istante, boom, sei nella villa con piscina. Meraviglioso. Voglio essere ai Caraibi con, non lo so, il cocktail e la palma che mi sventola, non lo so, boom, ai Caraibi. Ok, fin quando immaginate questo è meraviglioso. Guardate come vi ama la realtà e l'universo. Se poco poco voi immaginate, come facciamo tutti, perché abbiamo credenze limitanti da sciogliere, qualcosa di negativo. Se passo là sotto mi cade una tegola, tu passi là sotto ti cade la tegola in testa, boom, muori. Oddio, se faccio di qua forse faccio un incidente. Se vado di qua non è che faccio un incidente, vai di là, boom, incidente, boom, muori. Ma se mi fumo questa sigaretta non è che mi viene qualcosa, boom, tumore. Cioè vi sto facendo eventi shock, non guardate solo il bello. Guardate come ci ama l'universo, guardate come ci ama la vita. Proprio perché la nostra mente è relativa, siamo in una realtà 3D relativa, non siamo nella realtà assoluta. Come nella nostra immaginazione, che siamo nella quarta e quinta dimensione, tu vedi subito quello che vuoi. Ok, la tua immaginazione è nell'assoluto, le idee perfette, ma la realtà in cui vivi è una realtà relativa. Quindi noi non siamo ancora all'altezza proprio perché l'universo ci ama, l'evoluzione ci ama, non possiamo pensare subito qualcosa istantaneamente arriva, tranne delle cose comunque sia che sono per la tua evoluzione e per il tuo bene, attenzione. Se sono per il tuo male, l'universo non vuole che tu stia male. Va bene? L'universo ti ama perché l'universo è luce, amore, è assoluto. Vuole che tu ti evolvi. Ok? Se noi manifestassimo tutto all'istante, l'umanità si estinguerebbe all'istante. All'istante. E l'universo ama l'umanità, non vuole che si estingua. Conoscendo i pensieri che l'umanità ha, negativi, non vuole che si estingua. Quindi noi viviamo nel mondo relativo, siamo nel mondo, nel luogo dello spazio, dell'energia e della materia e quindi la nostra mente è relativa. E dalla scienza viene questa realtà appunto chiamata luogo inerziale. Cosa vuol dire luogo inerziale? Che non c'è una risposta immediata, ma c'è un ritardo. Quindi se ti immagini una cosa bella a cui vuoi giungere, le tue azioni, pensieri, vibrazioni ti porteranno a giungere lì, perché attireranno quella realtà e tu ci lavorerai su perché è una cosa bella che ti fa evolvere nella gioia. Se invece immaginate una cosa brutta, guardate come ci ama l'universo, come ci ama la vita, non te la fa arrivare subito.
perché la realtà è inerziale, cioè c'è un ritardo. Meno male che c'è il ritardo. Adesso vi spiego una cosa pazzesca che quando la studiai mi illuminò, quando la compresi, va bene? Sapete che tutto quello che dovete sapere, tutto quello che state guardando in questo istante, può essere un tavolo, io ho una sedia davanti, ho una penna, ho il computer, ho l'agendina, ho gli occhiali. Sapete che tutto quello che state guardando adesso, in questo istante davanti, è già passato. Dici, come è già passato? Sì, è già passato. Quando lo studiai dalla scienza mi sconvolse questa cosa. Perché vi spiego? Noi vediamo soltanto se c'è luce, va bene? Infatti al buio non vediamo. Ok, allora, quando noi vediamo qualcosa, la luce viene riflessa dall'oggetto, tipo io sto guardando adesso questa penna, la luce viene riflessa dall'oggetto viene elaborata nel nostro apparato visivo. C'è tutto un processo, dei passaggi affinché noi vediamo quello che vediamo. Che succede? Che i miei occhi assorbono la luce della penna irradiata dalla penna, la luce. Successivamente, attraverso la camera anteriore e la pupilla, poi la luce colpisce il cristallino dove viene raccolta e trasferita alla retina fotosensibile. C'è tutto questo processo. E alla fine l'informazione elaborata viene trasferita al nervo ottico che la trasmette direttamente al cervello, dove verrà esaminata un'altra volta, interpretata e consolidata per formare l'immagine che infine vediamo. Cioè c'è tutto un casino, un processo prima di vedere quello che tu stai vedendo come penna, come qualsiasi oggetto. Quindi c'è un ritardo. Noi vediamo luce. E poi viene elaborata tutta l'informazione di questa luce, poi rielaborata e poi vediamo la penna. È chiaro? Cioè fa tutto un giro. E quindi c'è un ritardo. Da quando tu vedi quella cosa a quando realizzi quella cosa, quella penna, quel tavolo, c'è un ritardo. Cioè c'è un ritardo affinché tu veda la penna. Tu vedi la luce di qualcosa che arriva nel cervello, che poi la traduce e poi dà il significato, poi dopo la vedi. Cioè c'è un ritardo anche in quello che vedi e la scienza ha anche calcolato quant'è questo ritardo, 0,0000 non mi ricordo quanti millesimi di frazioni di secondo, una cosa impossibile da percepire. Però c'è un ritardo nel fatto che tu la vedi, quella cosa. Quindi che cosa voglio dirvi con questo? C'è un ritardo anche affinché tu veda la manifestazione. Meno male. Perché la realtà è inerziale, la realtà 3D, è una mente relativa, è una mente che vive nello spazio-tempo, quindi c'è un ritardo affinché si manifesti. Quando Gesù diceva, no, non dite voi, mancano ancora 4 mesi e poi viene la mietitura. Io vi dico, alzate gli occhi al cielo e guardate i campi che già vi ondeggiano per la mietitura. Quindi continuate ad avere la visione, perché nella misura in cui tu vedi la visione nella quarta dimensione, hai la visione, l'immaginazione di quella cosa, quando tu immagini sei nella realtà assoluta, perché lo vedi istantaneamente. Affinché nella realtà 3D si manifesti quella cosa, tu devi mantenere attiva quella visione, che è già per te nel momento in cui la vedi, mi spiego? Perché la realtà 3D è inerziale, c'è un certo ritardo e se tu ti sconforti, se tu cambi idea, eccetera, quella cosa non si manifesta più perché hai cambiato tu idea. È chiaro, no? Ecco perché la scienza ci spiega come avere fede, cioè usiamo la scienza per avere fede, che è un paradosso. Quindi, ma come diceva il mio grande amato Einstein, la scienza va approcciata con spiritualità. Il grande paradosso. Ecco. Quindi la scienza in questo caso noi la utilizziamo per avere fede. Se la penna che sto vedendo adesso, la visione di questa penna è già passata, che c'ho in mano questa penna io, allora capisco che la realtà 3D ha un certo ritardo. Cioè la manifestazione del fatto che io la veda la penna c'ha un ritardo, come tutte le manifestazioni. Di conseguenza anche tutto ciò che noi immaginiamo nella realtà assoluta ha un certo ritardo nella realtà relativa, cioè nella 3D.
Perché la realtà 3D è inerziale. Quindi ecco perché la fede, ma perché la fede? Arriva a supporto nostro la scienza, perché tutto ciò che vedi è già passato, c'è un certo ritardo. Tutto ciò che tu vedi manifestato in questo istante, c'è un certo ritardo. L'hai creato prima nella mente, perché è nella mente che io elaboro il concetto di penna. È sottilissimo, ma avete capito? Di conseguenza, a te sembra che è l'istante, ma c'è un certo ritardo. Ripeto, la scienza ci arriva, utilizziamo la scienza a supporto per il fatto che ogni manifestazione c'è un certo ritardo. Meno male che è così. Ribadiamo che se tutti manifestassero in questo istante quello che vogliono, l'umanità sarebbe estinta in 3 secondi. Perché non è che abbiamo dei Cristo illuminati sull'umanità, no? Ce ne saranno un paio, qualcuno, ma il resto dell'umanità pensa solo cose negative e quindi si estinguerebbe all'istante. Mi spiego? Penso questo è manifesto. Sì, quando pensi cose belle e sei vivo. Se tu manifesti cose brutte, sei morto. Cioè, mi spiego, ecco perché l'umanità ci ama. L'universo ti ama e quindi l'universo mi ama, io mi amo, l'universo mi ama, l'universo mi vizia, l'universo è meraviglioso con me. Ma è vero che se ti facesse manifestare tutto quello che pensi saresti morto. È chiaro, no? Cioè cambiamo proprio il paradigma. Cioè, grazie alla scienza noi adesso possiamo avere fede. Che è un paradosso. Quindi, ricapitolando, rispetto ai tempi della manifestazione, meno male che la realtà è inerziale, tutto a un certo tempo, un certo sviluppo. Nella tua immaginazione tu vedi la realtà assoluta delle idee perfette, che li manifesti all'istante. Voglio un cavallo, ok, ecco il cavallo. Voglio la villa con la piscina, eccola, la vedo subito. Nella realtà 3D c'è una certa inerzia, perché la realtà 3D è inerziale. Meno male che è così, perché se poco poco tu ti immagini una cosa negativa, tu la puoi immaginare nella mente e hai subito il tempo di modificarla e quindi di non perire sotto quella tua creazione in quel momento, ma di sistemare l'immaginazione e andare incontro a una realtà migliore, positiva. È chiaro? Quindi, ragazze mie, poi un'altra cosa vi volevo dire. Nei regni invisibili funziona in modo quindi diverso dai regni dalla parte della 3D, no? Ok, avendo praticato il metodo della gratitudine incondizionata anticipata, noi ci mettiamo in una condizione preventiva affinché degli eventi sincronici che vibrano alla frequenza della mia gratitudine anticipata, incondizionata anticipata, si manifestino. Quindi è quando tu sei in uno stato di gratitudine anticipata e incondizionata, come il grande genio scienziato di Fabio Marchesi ci ha insegnato, che cosa succede? Che l'universo è come se fosse in debito con te. Come se non vede l'ora di darti, di essere grato con te perché sei già grato. Mi spiego? Quindi nei regni invisibili succede che se sei grato ti succedono cose belle. Ma come pure se vibri in una condizione di vittimismo, pessimismo, eccetera, proietterai una realtà che si adeguerà a quello stato di coscienza in cui vibri. Io mi rendo conto che per chi ha sofferto molto, ha avuto delle credenze limitanti, no, rispetto al proprio potere personale, essere grati anticipatamente è difficile. Ma infatti voi dovete iniziare a farlo, soprattutto per chi ha queste credenze limitanti, proprio come una cosa che è leggera, molto semplice. Vi mettete là, vi fate la pratica della gratitudine incondizionata anticipata, molto leggera, molto semplice. E non vi stupite del miracolo che accade. Perché chi è per esempio in uno stato di pessimismo cronico, no? Perché giustamente ha avuto quelle credenze e vibra in quello stato, no? Non ha colpa a livello cosciente, no? Ci è arrivato a un momento in cui si è svegliato e dice basta, ci provo, voglio uscire da questo lago melmoso, ok. Quindi la differenza di potenziale da chi invece
ha già una gioia per la vita, chi ha già compreso tante cose, la differenza di potenziale è molto grande. Quindi quando iniziano a succedere cose belle a chi ha vissuto sempre in uno stato di penuria e vittimismo, sono cose scioccanti che accadono, perché basta un niente di bello, caspita funziona, caspita è vero, quindi non vi stupite di miracoli che accadono. Che cosa succede quindi? Che noi agiamo, come ci ha insegnato anche Fabio Marchesi, agiamo d'anticipo. Noi iniziamo a vibrare alto per manifestare cose grandiose, no? Affinché la funzione d'onda collassi, come si dice in meccanica quantistica, nello stato di gioia a cui stiamo vibrando. Allora, il problema è quello proprio tra razionalità e spiritualità, che sono due cose che collimano, ma che noi con la volontà cosciente dobbiamo metterle in equilibrio. Che succede? Che nell'invisibile, quando tu attivi il sorriso, perché il grazie, grazie, grazie dovete imporvelo, come vi ho insegnato nel video su grazie, grazie, ripeto, grazie allo scienziato Fabio Marchesi, dovete imporvi di farlo così, il sorriso forzato, così, grazie, 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 ok. Perché il sorriso? Perché nei regni invisibili il sorriso ha accesso con quel simbolo, perché il simbolo è quello che nei regni sottili apre la strada al miracolo. Il sorriso che tu fai forzato, come vi insegno sempre, il fai come se, il sorriso che fai forzato, o il sorriso che fai, contiene tutta la gioia della tua esistenza. Il sorriso si collega con tutti i neuroni del tuo cervello, collegandoti a tutti i momenti felici della tua esistenza, anche quelli che consciamente tu non ricordi. Ecco perché è così potente e ti mette in uno stato di gratitudine anticipata. Ora, la diatriba razionalità e spiritualità, che noi la razionalità la chiamiamo mente cosciente, mente razionale, scusatemi, o ego, no? Per semplificare, ego, ok. Allora, la razionalità è tutto ciò che è scientifico, è l'analisi delle condizioni passate per cercare di prevedere il futuro. Quindi con la razionalità noi vediamo in base all'analisi del passato, prevediamo il futuro. Invece la spiritualità, che è appartenente al nostro emisfero destro del cervello, quindi ce l'abbiamo innata noi, funziona al contrario. È il futuro che crea il presente. È la tua immaginazione bella di eventi felici, di gioia, ciò in cui credi, pensi e immagini che crea il presente. Cioè, ciò che tu pensi, credi e immagini della tua persona di interesse, del tuo futuro relazionale, della persona che vuoi arrivare, di quello che credi di meritare, del tuo lavoro di successo, del tuo business, ok? Quello che tu inizi a immaginare, a credere, crea il tuo presente. E siccome l'immaginazione è proprio il binocolo sul futuro, quando tu hai il focus sulla tua immaginazione di successo, praticando la gratitudine incondizionata, anticipata, ci sono miliardi di probabilità che quella cosa si verifichi. Mi spiego? Ok, quindi il cervello, l'ego, la mente razionale è proprio programmato per la sopravvivenza. È l'analisi, ripeto, delle cose passate per prevedere il futuro. Quindi niente di nuovo di quello che hai già vissuto. E se le tue condizioni passate sono fatte su esperienze dure, di paura, è normale che tu mi proietti quello, mi spiego? Quindi noi interveniamo da anticipo, proiettando, immaginando, creando, ripetendo, perché poi il cervello funziona a ripetizione, invece delle cose entusiasmanti, grandi, iniziando dal piccolo, che soprattutto, ripeto, per chi non ha sofferto tanto è difficile. Iniziate a provare e vedete che succede, non vi stupite dei miracoli. Quindi il cervello ego, mente razionale, essendo programmato per la sopravvivenza, come vi ho spiegato anche negli ultimi video, era perfetto per l'uomo delle caverne. Quando fuori c'era il velociraptor, il leone, la tigre, era perfetto. Nei tempi antichi si sapeva quando si usciva dalla caverna o anche da casa
anche quando c'erano le guerre in atto e non si sapeva se si rientrava a casa. Quindi adesso che viviamo in una società in cui tutto è disponibile, è una società del benessere, dobbiamo prendere il meglio da lì. E sono le nostre credenze, il nostro lavoro su noi stessi che ci farà proiettare una realtà grandiosa. Quindi il cervello, la mente razionale, stavo dicendo, è programmata per la sopravvivenza. Cioè il cervello dice, se con quello che ho fatto fino a questo momento, che ho mangiato, bevuto e mi sono comportato fino a questo momento, sono ancora vivo, significa che va bene. Cioè il cervello è programmato, ripeto, per la sopravvivenza. Se tu sei ancora vivo fino a quel momento, per il cervello va bene. Quindi non gli interessa il cambiamento al cervello. Non ne vuole sapere niente perché ha paura di morire. Ma noi dobbiamo, siccome abbiamo la mente razionale, che è il cervello, la parte ego, e la mente spirituale, la parte spirituale, l'emisfero destro, dobbiamo portarli in equilibrio. A cosa deve servire il cervello razionale? A mettere in pratica l'intuizione. L'intuizione è qualcosa che ti arriva dal futuro. Tu l'intuizione non te la sai spiegare in quel momento perché è qualcosa che arriva dal futuro, tu non hai ancora vissuto. L'intuizione sono cose che arrivano dal futuro e le capisci dopo. Le intuizioni sono la sola strada per la sopravvivenza dell'anima grandiosa. Quindi di conseguenza il lavoro che facciamo sempre su questo canale è proprio quello di sviluppare l'intuito, che ti permette di distinguere il vero dal falso. Vi ho detto in alcuni video, forse in uno soltanto, non ricordo quale, ma forse non era un podcast, era uno dei nostri video interattivi, che il nostro cervello funziona per ripetizione. Tutte le ripetizioni che abbiamo sentito dalla nascita ad oggi hanno creato dentro di noi il vero, ma il vero che poi non è vero, perché se per esempio a me da bambina mi dicevano sei grossa, sei grossa, sei grossa, sei grossa, i bambini all'asilo, sei grossa, sei grossa, sei grossa. Io sono cresciuta con l'idea che fossi grossa, quindi problemi di anoressia, non mangiavo, ma non ero grossa. Mi sono resa conto a 30 anni che non sono mai stata grossa. Mi spiego? Sono cresciuta con quella cosa perché quel bambino mi diceva, a quei bambini diceva che ero grossa, sei grossa, sei grossa. Questo è uno dei tanti esempi, E ho costruito la mia verità, che dovessi essere sempre a dieta, che dovessi conformarmi a un certo standard, eccetera, perché quello e quelli là mi avevano detto così. E quindi ho costruito il mio vero, che era finto, mi spiego? Quindi il vero si costruisce sulle ripetizioni che ci sono state date sin dall'infanzia. Quindi come riprogrammiamo il nostro cervello? Con le affermazioni che noi diamo a noi stessi. Il cervello non fa differenza se uno ti dice una cosa o se te la dici tu. Ecco perché l'importanza delle affermazioni di successo. Io sono geniale, io sono creativa, io sono bellissima, bellissimo, io mi amo, io mi onoro, io mi rispetto. Quindi ecco il potere delle affermazioni. Che se le affermazioni che ci sono state date per ripetizione il cervello ce le ha fatte credere come vere ma non erano nostre, magari date dall'amichetto alla scuola, dalla nostra famiglia, dal sistema, dalla scuola, dalla società, dalla religione, e abbiamo creato quello che per noi è vero. Ma non è vero. Sono ripetizioni che il nostro cervello ha preso. Mi spiego? Perché il cervello funziona per connessioni sinaptiche. Cosa vuol dire questo? Significa che quando di quella cosa ci arrivano ripetizioni, il cervello creerà nuove sinapsi perché il cervello funziona per addizione. Non si tolgono le sinapsi, si aggiungono. Quindi per aggiungere nuove informazioni, nuove sinapsi, tanto che vanno a screditare quelle altre sinapsi, tu ce le devi mettere tu. Perché, ripeto, quello che noi crediamo vero è un insieme di ripetizioni che ci sono state date sin dall'infanzia, ma che per il 99% non è vero. Io non sono mai stata obesa, mi hanno fatto credere di esserlo, di essere grossa da piccola, ma non era così. Se io al giorno d'oggi mi guardo quelle fotografie, ero una bambina normale, che comunque aveva il suo peso, ma non ero in sovrappeso.
Mi spiego? Questo è uno dei tanti esempi. Come voi potete adesso far caso a tutte le ripetizioni che avete nella testa, che no? Ok, come vi insegno sempre. Ma questo era proprio un video specifico per i tempi della manifestazione. Mi sono un attimo dilungata proprio perché se mi viene poi un'intuizione, qualcosa la devo dire, proprio perché evidentemente serve, no? Come ci riproponiamo sempre in questo canale, per risvegliarci a come riprogrammarci sul nostro vero. Va bene? Ok ragazze e miei ragazzi, quindi detto questo, continuate il lavoro di studio e riprogrammazione, stiamo creando qualcosa di inverosimile, meraviglioso. Io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, siamo tutte unite e tutti uniti per la costruzione della nuova era. Detto questo, io vi ringrazio ancora, grazie a oltranza per tutto il potere che state manifestando, per tutto l'impegno e il coraggio di manifestare chi siete. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!